Ciao! In questo video vedremo questo oggetto un po' particolare che non è nient'altro che una centralina che genera alta tensione per i recinti degli animali. C'è un GND dove bisogna collegare dei picchetti che vanno a terra e una di queste linee ai cavetti di recinzione. Ci sono due tensioni, un 8 kV e un 12 kV. Si usa a seconda della lunghezza della recinzione stessa. Se la recinzione è molto lunga si usa la tensione più alta. Me l'ha portato perché ha un difetto, ovvero quando lui va a toccare con le mani la batteria che è collegata qui dove viene alimentato, la batteria o il pannello fotovoltaico prende una forte scossa. È come se andasse a toccare l'alta tensione della recinzione stessa. Quindi è come se ci fosse un rientro da qualche parte di questa alta tensione verso la bassa tensione. Andiamo ad analizzarlo per capirne dove sta il difetto. Vediamolo nel dettaglio con il suo manuale. Modello A605, lo vediamo qua, alimentazione 12 volt DC, corrente assorbita 1 A, tensione d'uscita massima 12 kV, lo vediamo qui, c'è anche un 8 kV che qui non viene menzionato, energia in uscita sono 3 joule, dopo qui ci sono due tempi, pulse period e pulse duration, 1,3 secondi e 0,1 secondo. Vedremo di chiarire bene il significato di questi due tempi. La distanza massima in cui può arrivare questo dispositivo è 5 km. Infatti la differenza tra i tre dispositivi, oltre al consumo, è l'energia che riesce a generare. Il primo 3 joule, 4 joule e mezzo il secondo e 5,5 joule il terzo modello. Anche il consumo, ovviamente, il primo è 2 watt e mezzo e quello più grosso è 4 watt e mezzo. Qui ci sono un po' di istruzioni d'uso, c'è anche una Alarm interface, probabilmente per alcuni modelli di cui sono dotati. Questo non ha l'Alarm interface, infatti qui è tappato, e non ha neanche quel connettore qui che è il remote control che è tappato. Di qui non c'è niente e dietro ci sono le informazioni. Qui mi fa vedere come deve essere connesso, si può alimentare o con un alimentatore, un trasformatore 12 volt 2 A, oppure con una batteria ed eventualmente anche un pannello solare col suo circuito di carica della batteria. Il mio amico ce l'ha collegato così ed il problema che aveva appunto era che quando veniva generata alta tensione qui sui fili, l'alta tensione torna indietro sulla batteria e anche sul pannello, quindi lui se toccava o la batteria o qualsiasi cosa di questo circuito, o il caricabatteria o il pannello, prendeva una forte scossa. Questi sono gli accessori, basta. Per aprirlo basta togliere le 4 viti, che ho già fatto, però non ho fatto altro. Per accedere all'interno bisogna staccare i vari cavetti, vediamo un po'. Questo a 3 lo possiamo staccare perché non c'è il rischio di inserirlo da altre parti. Questa è l'alimentazione, la possiamo staccare. Poi abbiamo questi 3 cavetti che sono uguali, io direi di segnarli con un pennarellino. Visto che sono 3, possiamo fare in questo modo. Il primo in alto lo chiamo 0, non faccio niente. Questo qui lo chiamo 1, ci faccio un segno sia sotto che sopra. Questo qui lo chiamo 2 e ci faccio 2 segni sia sotto che sopra. Stacchiamo i connettori. Questo è l'1 e questo è il 2. Scrivo meglio qui i 2 che si vede poco, 2, e questo è l'1. Ho visto che è uscito il LED da qua, lo rimettiamo dentro, rimane solo il trasformatore. La cosa che volevo fare adesso, siccome lamenta il difetto che l'alta tensione rientra, secondo me è successo qualcosa sul trasformatore. Potrebbe aver perso isolamento lo stadio alta tensione con quello di bassa tensione. Volevo procedere a togliere il trasformatore, anche perché è pericoloso lavorarci con l'alta tensione che scarica, e vedere se il circuito funziona con le sue caratteristiche di tempi di scarica.
Tolgo quindi questa scheda, svito le viti sul contorno e togliamo la scheda. Tolto le viti, vediamo che la scheda sotto il trasformatore ha delle fresate appunto per impedire che l'alta tensione possa scaricare tra primario e secondario, anche se i secondari in alta tensione escono già con i fili, quindi c'è già il suo isolamento. I fili sono al silicone, probabilmente per alta tensione. Adesso tolgo quel silicone qui di isolamento perché volevo desaldarlo e poi con il misuratore di isolamento vedere che isolamento c'è tra primario e secondario. Ho tolto il silicone, però qui hanno commesso un errore perché hanno riempito le fresature. È già successo su un altro dispositivo che ho fatto vedere. Quelle fresate qui devono essere lasciate libere per garantire l'isolamento. Se ci mettiamo il silicone qui nella cava c'è il rischio che si forma umidità sotto e dopo va a scaricare. Bisogna proteggere le piazzole singolarmente col silicone. Adesso per disaldare questo trasformatore, siccome le piazzole sono rettangolari, il trasformatore ha delle lamelle rettangolari, non riesco a farlo col disaldatore. Ho messo sul saldatore una punta larga, questa qui, in modo da scaldare velocemente più piedini insieme. Questo qui da solo dovrei riuscire facilmente. Già si muove. Questi qui alzo un po' la temperatura, molto comoda quella punta qui per fare queste operazioni. Ci siamo quasi, un po' ancora di qui. Ah, scoperto che non viene, c'è la colla, c'è il silicone qua. Ok, adesso tolgo il silicone, staccato il silicone. Ecco qua. Adesso qui puliamo un po' le piazzole. Guardando il circuito stampato possiamo vedere che sugli estremi del trasformatore ci sono due piste grosse, una è qui e l'altra è qui, mentre invece su queste due centrali partono due piste molto sottili che salgono, una va a questa resistenza e una va a quest'altra resistenza. Tra l'altro sono marcate come resistenze, ma sembrano a tutti gli effetti due condensatori, poi vedremo di capire. Controlliamo adesso il trasformatore, vediamo come sono gli avvolgimenti. Ok, quindi qui ho un avvolgimento e qui ne ho un altro. Sono avvolgimenti con una resistenza molto bassa. Controlliamo invece l'alta tensione. Ho 20 ohm qua, 30 ohm qua. La terra è questa a destra, quindi sono 20 ohm sulla tensione più bassa e 30 ohm su quella più alta. Adesso con un misuratore di isolamento devo assicurarmi che il primario non abbia perso isolamento con il secondario. Questo pin qua penso che non sia collegato a nulla. Così è solo un fissaggio meccanico. Volevo anche prendere il prova trasformatori, vediamo un po' cosa ci dice. Questo è il prova trasformatori, per chi è interessato c'è un video su cui ho fatto vedere bene come funziona questo prova trasformatori. Colleghiamolo magari ai due capi del primario. 99 vuol dire che sta vedendo il massimo delle oscillazioni. Faccio un corto sul primario, perfetto. Mi si abbassa, quindi vuol dire che va benissimo. Vado a fare dei corti sul secondario, si abbassa, perfetto, e si abbassa perfettamente. Quindi il trasformatore a livello di funzionamento va benissimo. Adesso prendo il misuratore di isolamento. Il misuratore di isolamento un po' vecchiotto, però funziona ancora. Anche a questo gli ho fatto la modifica come sugli altri miei strumenti. Siccome stanno fermi tanto tempo, lasciando la batteria dentro c'è sempre il rischio che perda l'acido. Io uso sempre questi cavetti con un power bank, quindi anche se devo portarlo in giro non ho problemi. Attacco il mio power bank
colleghiamo i appositi puntali, più che puntali sono dei coccodrilli, questo su LO e questo su HI. Qui possiamo provare l'isolamento a 100 volt, a 250, a 500 e 1000 volt. Iniziamo da 100 volt, qui c'era il manuale che è questo, e questo qui blocca sempre acceso, meglio farlo col pulsante onde evitare di prendere scosse. Qui ci dice anche la risoluzione, a 100 volt la risoluzione è 0,1 megaohm. Quindi collego il GND ad esempio qua e vado su un primario e vediamo cosa ci dice. Non segna nulla, vuol dire che l'isolamento è infinito, e così sono tutti, perché qui la resistenza è talmente bassa. Ho preso uno di qua, qui era pochi ohm, qui quasi 0 ohm, ne basta uno e li abbiamo provati tutti. Alziamo un po', 250, massimo isolamento, 500, massimo isolamento, 1000 volt, sì, massimo isolamento, non c'è perdita, quindi non capisco come mai lamentava questo difetto. Il mio dubbio è che questa apparecchiatura non ha assolutamente nulla. Non vorrei che c'era umidità o qualcosa del genere, perché sennò l'alta tensione da qui non può arrivare assolutamente dall'altro capo dove c'è collegata la batteria. Adesso con giù il trasformatore proviamo a alimentarlo, vediamo come funziona. Ho collegato l'alimentatore qua sull'ingresso, dove prima c'era lo spinotto che arrivava dal jack, alimentatore a 12 volt. Questi sono i due LED che ci sono qua sopra, una indica la tensione e uno indica quando viene effettuata la scarica. Qui ci dovrebbero essere circa 1000 qualcosa volt, perché vedo che condensatori questo qui è da 1200 volt e questo è da 1500 volt, leggo qua sotto, e quindi da 1000 volt viene poi elevato a 12 kV dal trasformatore che abbiamo tolto. Quindi comunque bisogna fare attenzione, perché qui gira un migliaio di volt. Proviamo a accendere, do tensione. Questa è la tensione d'uscita, ma lui probabilmente va a misurare la tensione d'ingresso per dare la tensione d'uscita, non va effettivamente a misurare i 13 kV, e poi secondo me lo va a misurare ancora prima, quindi è ricavata. Qui vediamo il lampeggio della scarica. Per misurare qui la tensione, adesso io non mi fido col digitale, vado a prendere il buon vecchio analogico, continuo, metto sulla massima portata 1000 volt e vediamo un po'. Do un colpettino, sì, ok, quindi qui sono su 1000 volt fondoscala, sono 900 volt. La lancetta ha un'ondulazione che segue il LED, ovviamente non avendo trasformatore, non venendo effettuata probabilmente la scarica, non riesce a scaricare il condensatore. Con il trasformatore attaccato probabilmente dovremmo vedere la carica e la scarica. Adesso io volevo riuscire a vedere all'oscilloscopio cosa c'era lì, però per far questo, adesso spengo un attimo, volevo usare le sonde per alta tensione. Io ho quella sonda qui che è 101, 2,5 kV DC di picco più AC di picco, e in più ci metto in serie, perché non voglio danneggiare l'oscilloscopio, questo ottenatore per 10 che avevo fatto. Lo schema è questo. Avevo messo tante resistenze in serie per assicurarmi di avere una resistenza che tenga in tensione, e avendo 100 kΩ qui e 10 kΩ qui fa un partitore 10 volte. Questo lo metto sull'oscilloscopio, quindi divido 10 volte ancora, quindi abbiamo una divisione per 1000, quindi 1000 volt sull'oscilloscopio arriva 1 volt. Andiamo a vedere. Collego quindi la sonda all'ottenatore, l'ottenatore all'oscilloscopio. Mi raccomando, a casa non replicate queste cose perché sono molto pericolose. Ok, collegato il tutto, andiamo a vedere. Va in negativa perché il meno sarebbe di qui, ho collegato il contrario. Ho meno di un quadretto, quindi è giusto quello che ci dava il test Rice. Andiamo a 500 mV. Ok,
è comunque meno di 1000 volt perché è un quadretto. Un po', vediamo se riusciamo a mettere le misura dovrebbero stare Wimax 850 millivolt, quindi sono 850 volt. È chiaro che qui abbiamo tutte le tolleranze delle resistenze del mio partitore e quindi ci sta. Rivediamo ancora un vecchio ICE, sono quasi 900 volt. Ok, adesso c'è da capire perché col mio amico prendeva la scossa sull'alimentazione della batteria 12 volt. Per me è una cosa quasi impossibile. Ho ricavato parte dello schema per iniziare a capirci qualcosa di più. Abbiamo l'ingresso d'alimentazione 12 volt che va a questo primo trasformatore, che è questo piccolino, tramite un MOSFET e un oscillatore che è a bordo che genera i 900 volt tramite poi quei tre diodi qui. Questa penso sia una resistenza di carico o di scarica di questo condensatore, va su quest'altro trasformatore che è quello che abbiamo tolto, quello che c'era qui. C'è in serie un'induttanza che è questa, questo condensatore da 2 microfarad è questo, il condensatore da 3 microfarad è questo qua. Questo MOSFET qui è questo, che si occupa di dare la sequenza di 1,3 secondi, che è quello che abbiamo visto sul manuale all'inizio, che era quel 1,3 secondi, 0,1 secondi, che io non avevo ben capito, pulse period 1,3 e pulse duration 0,1 secondo. Infatti l'impulso è molto breve, 100 millisecondi, e tra gli impulsi abbiamo 1,3 secondi e così va avanti. Io prima sono andato a misurare tra qui e qui, misuravo 900 volt ma non avevo questi impulsi. Adesso proviamo mettendo una resistenza di carico qui, perché prima eravamo aperti e non c'era il trasformatore. Questa qui è una resistenza di alto valore, 680 kΩ di qualche watt, per far circolare corrente, e dovremo vedere una variazione con questi pulsi, con questa cadenza. Questo avvolgimento qui del trasformatore sembra non utilizzato, che è questo qui che va a questi due componenti che ho provato, sono condensatori da 1,5 nanofarad. Probabilmente qui loro possono montare delle resistenze, poi le piste proseguono, perché c'è tutta una parte qui che possono montare per fare la parte accessoria che non abbiamo su questo strumento, che potrebbe essere l'alarm interface. Andiamo adesso a alimentarla e misuriamo poi la tensione ai capi di questa resistenza. Dovremo vedere questi impulsi qua. Prima di alimentare questa scheda però volevo provare questi due condensatori, dovrei riuscire a provarli senza toglierli. Uso questo vecchio ponte LCR che funziona anche a 4 fili con le sue apposite pinze. Vado nel modo condensatore, lo vedo qui, posso fare la misura a 1 kHz o 120 Hz, lasciamo pure più alto. Qui metto 4 fili perché ho tutti e 4 collegati. I condensatori sono uno è questo, 2 microfarad, perfetto. Infatti questo qui leggiamo 2 microfarad 1500 volt, mentre questo è 3 microfarad. Vediamo se riusciamo a leggerlo, perché a questo ci sono in parallelo tanti componenti, quindi magari bisognerebbe toglierlo per avere una misura più accurata. Vado qui, 2,2 microfarad, un po' meno, ma secondo me è perché ci sono in parallelo componenti che abbiamo visto qua, perché stiamo facendo la misura tra qui e massa, dove ci sono tutte queste resistenze, ci sono questi diodi, c'è adesso la resistenza che ho montato qua, che si mette in serie a questo condensatore, poi c'è il varistore e ci sono tanti altri componenti che alterano il valore. Andiamo a dare tensione. Ho collegato il tutto, adesso do tensione 12 volt, si accende il LED verde, sul display abbiamo 13,8 kV e 12 volt indicazione. Andiamo sempre col testerice a vedere qui in parallelo alla resistenza cosa c'è. Eccoli qua gli impulsi che prima non vedevamo. Quindi tutto questo circuito funziona correttamente.
Adesso ripristino il trasformatore, poi mettiamo un po' di vernice isolante, ti faccio poi vedere. Ho saldato il trasformatore, ho tirato via prima i residui di saldatura con l'alcol isopropilico e queste fantastiche spugnettine. Trovi qui sotto eventualmente il link in descrizione se ti interessano. Adesso pulisco invece con l'alcol normale, con questi utili dispenser, per tirare via un po' di aloni. Perché qui poi andremo ad applicare il solder resist, quello che si polimerizza con la lampada UV. E poi per ultimo si potrebbe mettere anche il silicone qui e anche qui, che non avevano messo niente loro, perché anche qui c'è la stessa tensione più o meno che arriva qui, perché parte da qua. Infatti hanno fatto tutta la fresata per evitare che ci siano scariche tra le piste. Questo è il solder resist che si polimerizza con la lampada UV, c'è di tutti i colori, qui usiamo verde perché il circuito stampato è verde ovviamente. Ne metto un po' per piedino, poi ci vorrebbe un pennellino da bottare, ovviamente uso un cotton fioc, anche qui con la pista qui andrebbe tutta protetta. Proteggiamo anche questo qui sicuramente, questo qui che ci va un po' vicino. Prendo un cotton fioc per spalmare un po'. Bene, anche perché se ce n'è troppa fa fatica a polimerizzare. Lampada UV, c'è il timer di 60 secondi, adesso faccio diversi passaggi, 1, 2, 3, 4 almeno. Lo metto qui, ok, è acceso. Adesso metto in pausa il video, le faccio tutti e poi riprendo. Guardiamo come è venuto. Sì, perfettamente. È duro. Perfettamente duro. Adesso prendo il silicone RTV per proteggere meglio, ma più che altro per bloccare i componenti che si muovono. Infatti loro li avevano bloccati, questo qui va bloccato. Poi gli metto anche una goccia qui. Prendo il silicone RTV e lo vado ad applicare di ulteriore protezione, senza chiudere la fresata del circuito stampato. Questi qua in mezzo non sono usati, si poteva anche evitare di farlo, ma già che ci siamo facciamoli tutti. Adesso blocco l'induttore e anche il condensatore. È abbastanza così perché poi quando si asciuga è come il silicone, però questo ha caratteristiche elettriche migliori e si toglie più facilmente che il silicone normale. Caratteristiche le troviamo scritte qui, più che elettriche sono di temperatura, meno 50 fino a 200 gradi, fino a un massimo di 250 gradi. Ho collegato tutti i cavetti, messe tutte le viti, posso procedere a richiudere il tutto. Adesso per alimentarlo faccio uso di una batteria, del suo cavetto, e per provarlo qui in alta tensione utilizzo questo accrocchio fatto da mio carissimo amico che ha utilizzato una candela dell'auto, un tubetto. Qui dentro vedremo la scarica dell'alta tensione, ma la vedremo anche qui quando andremo a appoggiare qui. Quindi collego tra massa e qua e poi vedremo la scarica. Tengo qui, vado a alimentare, vediamo che succede.
Ecco qua, si vede che sta scaricando. Lo vediamo anche qui. E anche qui. Adesso volevo provare se mi dà il difetto che dice il mio amico, cioè che scarica sull'alimentazione, cosa che non dovrebbe assolutamente fare. Proviamo quindi tra massa e il meno, qui ci dovrebbe essere isolamento, invece scarica. Stranamente non si guasta nulla, sul più scarica, e quindi il difetto c'è ancora, sia sul più che sul meno. Quindi giustamente lui diceva che quando andava a toccare prendeva la scossa, perché lui i piedi ce li ha a massa, la massa è collegata al terreno, come va a toccare qui, scarica. Scolleghiamo. E questo problema può essere dato solamente se il trasformatore ha perso isolamento tra primario e secondario. Io l'ho provato con il misuratore di isolamento a 1000 volt, ma probabilmente a 12 kV avviene la scarica. Infatti questi tipi di trasformatori secondo me non sono molto adatti per fare trasformatori di alta tensione. Il rocchetto primario e il rocchetto secondario sono troppo vicini e scaricano. Siamo giunti al termine di questo video, abbiamo visto che comunque non sempre si riescono a riparare le cose. Questo in particolare aveva questo trasformatore che probabilmente non è fatto nel migliore dei modi e scarica tra primario e secondario. Ho provato anche a mettere a terra il meno della batteria con questo meno qui, ma si blocca tutto, non funziona più l'apparecchio, perché c'è una scarica continua tra primario e secondario. Per ripararlo bisognerebbe ricostruire questo trasformatore, perché non è un trasformatore di commercio. Questo apparecchio si trova sui principali produttori cinesi a poco prezzo e probabilmente costa meno che comprare il trasformatore stesso. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!